Buongiorno, bentrovati a tutti. Siamo Chicco e Bobo Ciarea. Siamo qui a Brusaporto, in quella della Cantalupa da Vittorio, nella nostra cucina, nella nostra scuola di cucina. E oggi vi presentiamo un piatto, un super classico della cucina. Invece del filetto alla Rossini faremo un piccione alla Rossini. Invece delle patate metteremo delle ciliegie, ma fra un po' vi spiegheremo tutto. Cominciamo a prendere i nostri piccioni e cominciamo a pulirli. Gli diamo una scottatina, togliamo i peli in eccesso. Sono naturalmente piccioni nostrani provenienti da Livorno. Cominciamo a disossare il petto e la coscia. Questa ricetta necessita di una certa preparazione, però vedrete che poi quando avete tutto la mise in place pronta è abbastanza facile l'ottimizzazione e la fine della ricetta. Era bello grassellino, bello cicciottello come noi, buono, allora si mangia bene. Allora abbiamo le due parti, il nostro petto e la nostra coscia, che andremo a cuocere tutti e due nella stessa tecnica di sottovuoto forno a vapore, ma naturalmente con due cotture diverse, perché il nostro petto lo presenteremo rosa, invece la nostra coscia ben cotta, per cui avremo due cotture di tempi diversi. Allora abbiamo tolto la coscetta e cominciamo a disossare la parte della sovracoscia qua sopra. Togliamo l'ossicino in modo che sarà più comodo poi per il nostro cliente da mangiare. Okay. A questo punto lasciamo solo la zampetta più lunga e andiamo a togliere le altre. Ecco qua le nostre due parti del piccione, il nostro petto e la nostra coscia, che adesso andiamo a preparare sottovuoto per cuocere nel nostro forno a vapore. Ma prima di metterla sottovuoto, un consiglio che diamo è quello di usare il nostro bel abbattitore e irrigidire le carni così da non permettere la fuoriuscita dei succhi, del sangue, dalle carni e mantenerla così poi morbida dopo la cottura. Una volta che abbiamo abbattuto il nostro piccione, prendiamo il nostro petto e lo mettiamo sottovuoto per cuocerlo poi nel nostro forno a vapore. Scusate. Prendiamo un goccio di olio. Il bello di essere in due, visto? Mettiamo un po' di salvia. Abbiamo preso il nostro petto congelato, abbattuto, l'abbiamo messo nel sacchetto sottovuoto, salvia, un po' di olio, un po' di burro, lo sottovuotiamo, poi lo cuociamo in forno a vapore a 65 gradi per 6 minuti. Recuperiamo il nostro petto e, come diceva Bobo, lo mettiamo a forno a vapore a 65 gradi per circa 6-8 minuti, dipende dalla dimensione del petto del piccione. Per quanto riguarda invece la preparazione delle nostre ciliegie che accompagneranno come contorno il nostro piccione e il foie gras, dobbiamo prendere delle belle ciliegie, denocciolarle e andiamo a metterle in questo sciroppo con l'aggiunta di sherry. Si fa una riduzione, si fa bollire, a questo punto si aggiungono le ciliegie e velocemente andiamo a mettere in un altro sacchetto sottovuoto, senza scottare Bobo. Benissimo. Lo sottovuotiamo come abbiamo fatto per il petto e la coscia del piccione. Ecco qua, abbiamo le nostre ciliegie sottovuotate nello sciroppo di zucchero e riduzione di sherry e le mettiamo a forno a vapore, anche queste dai 6-8 minuti a 65 gradi. Ricapitoliamo un po' il tutto. Abbiamo quindi il nostro petto, ok, cotto leggermente a vapore, solo rosato, che andremo poi a terminare adesso con l'arrossamento del burro in padella, così come la coscetta. Abbiamo del pan brioche che non può mancare in un Rossini classico. Abbiamo il foie gras e il tartufo nero. Le nostre ciliegie che abbiamo cotto prima sottovuoto, le abbiamo qua pronte in pentola, pronte a essere scaldate e servite con il piccione. Bobo adesso procede con la cottura. Ok, allora abbiamo messo a scaldare le nostre pentole, iniziamo a rosolare un po' di olio per il nostro petto e la nostra coscetta.
Naturalmente va detto che la cottura al vapore precedente ci aiuta molto nel momento del servizio al ristorante, perché poi quando ci viene chiamato durante un servizio un piccione non possiamo cuocerlo per 12 ore per mantenerlo morbido, così come il petto, e mantenerlo rosato uniforme. Allora queste cotture ci permettono di fare una precottura e di terminare il momento del servizio. Adesso cominciamo anche a dare un po' il sapore ai nostri alimenti, per cui andiamo a mettere il nostro sale sul foie gras, okay. Un po' di pepe, un po' di noce moscata sul nostro foie gras. Una noce di burro qua nel fondo del piccione. Eccolo qua. Con le carcasse del piccione abbiamo preparato questo fondo fantastico, è quasi pronto, una nocetta di burro. Ok. Allora, il nostro foie gras abbiamo scottato da ambe le parti, sale, pepe e noce moscata, lo terminiamo in forno a 160-180 gradi. Naturalmente forno statico. Mettiamo magari anche un po' di aromi, diamo un po' di sapore al nostro piccione. Ok. Che profumini che ci sono, incredibili, Allora io comincio a scaldare un'altra pentola, un goccino di burro, dove andremo poi a scaldare il nostro pan brioche. A questo punto farei riposare il nostro piccione. Ok, il nostro foie gras è pronto, 6-8 minuti di cottura, adesso lo mettiamo qua ad asciugare un attimino, a spurgare un attimino. Tanto il nostro pan brioche lo giriamo e qua ci siamo. Direi che possiamo incominciare a impiattare. Ok, adesso prendiamo il nostro petto, lo andiamo a scaloppare e possiamo montare il nostro piatto. Cottura eccezionale, Ok. Bellissimo. Ci mettiamo il nostro foie col pan brioche, mettiamo anche la coscetta, così, un pochino di terra di cacao, dove andremo a appoggiare le ciliegie. Io tanto vado a insaporire un po' il nostro foie gras con del sale maldo. Andiamo col fondo, andiamo a rappare le carni del piccione. Abbiamo anche un pochino il nostro foie gras. Ok, un po' di insalatina, un po' di freschezza. Ok, e che rossini è senza tartufo? E voilà, il nostro piatto è pronto.